Oltre al danno, la beffa. Il Napoli-Inter, oltre ad un rigore molto, molto discusso che ha sbloccato la partita, per l'Inter è arrivata anche una doppia tegola con l'infortunio di Mkhitaryan, che si è fatto male proprio in occasione di questo contrasto con Di Lorenzo. Insomma, un episodio del quale si è parlato molto, del quale giustamente si continuerà a parlare perché ha indirizzato un big match importantissimo come il Napoli-Inter per una decisione, a mio parere, folle dell'arbitro che ha assegnato un calcio di rigore che non esisteva e che non esiste. Da questa situazione usciamo con un doppio torto perché appunto Mkhitaryan si fa male e questa mattina il giocatore ha svolto gli esami strumentali per cercare di capire quale fosse l'entità di questo infortunio e è arrivato il comunicato dell'Inter che ci dice che gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La situazione sarà valutata la prossima settimana. Già nel momento in cui Mkhitaryan era uscito dal campo, diciamo che la sensazione non era stata positivissima. Si è parlato proprio ieri nel tardo pomeriggio di uno stop che può oscillare tra le 4 e le 6 settimane, insomma un periodo che sarà abbastanza importante, soprattutto andando a considerare poi anche le partite, no, e gli impegni dell'Inter in questo lasso di tempo, con non solo il derby di Milano del 23 novembre, ma anche gli impegni importanti in Champions League, ad esempio quello in casa dell'Atletico Madrid, quindi un'assenza che pesa e peserà sicuramente per Christian Chivu, sperando che i tempi di recupero possano essere inferiori rispetto a quelli di cui si sta parlando in questi giorni, attendendo poi delle notizie e delle novità a partire dalla prossima settimana. Quello che è certo è che Chivu perde un'importante pedina a centrocampo e adesso dovrà cercare di capire qual è, diciamo, il modo per sopperire a questa assenza, con sicuramente tanti nomi a centrocampo, tanti elementi che possono rendersi utili ed è per questo che in questo contenuto, amiche e amici nerazzurri, cercheremo proprio di capire chi sarà, ecco, il sostituto naturale di Mkhitaryan in questo periodo e come potrà muoversi Chivu per sopperire a questa assenza. Prima di partire però io, oltre a ringraziarvi ovviamente del grande supporto che ci dimostrate ogni giorno, in qualsiasi momento attraverso la nostra Inter, che sia positivo o negativo, vi ricordo di continuare ovviamente a sostenerci e a supportarci con un like al video, l'iscrizione al canale e anche l'ingresso, se volete, al nostro mitico club di Passione Inter con tantissimi interisti da tutto il mondo. E allora ragazzi, andiamo al discorso centrocampo, andiamo al discorso mediana. Ribadisco, l'assenza di Mkhitaryan si farà sentire perché sappiamo quanto insomma questo giocatore è stato ed è stato centrale sia per l'Inter di Inzaghi, ma sta insomma dimostrando di essere ancora centrale anche per Christian Chivu. Adesso la domanda è chi prenderà il suo posto. Io ragazzi, prima di trarre le somme, di provare a capire appunto chi potrà essere un po' il sostituto di Mkhitaryan, se effettivamente ce ne sarà uno, se saranno molti, voglio ripercorrere con voi quelle che sono state le scelte di Chivu in questa prima parte di stagione, perché abbiamo visto molto spesso delle rotazioni in mediana, abbiamo visto subito impiegato il nuovo arrivato Sucic, tante discussioni su Diouf che lascerò però come ultimo argomento perché merita sicuramente una parentesi a parte, e anche una sorta di ritrovato Zielinski, no? Col quale abbiamo avuto anche modo di parlare poi in Champions League, che sotto la guida di Christian Chivu forse sta trovando un po' una nuova linfa, ecco, un nuovo equilibrio. E allora, dicevo, subito l'impiego di Sucic, perché l'abbiamo visto anche in virtù dell'assenza di Çalhanoğlu titolare subito contro il Torino sul centrodestra con Barella regista e Mkhitaryan a sinistra. In Inter Udinese invece Barella torna a destra perché ritorna Çalhanoğlu in cabina di regia con Sucic che prende proprio il posto di Mkhitaryan a sinistra. Juventus Inter, Sucic entra al posto di Barella con Zielinski che invece va a fare il regista. Inter Sassuolo, attenzione, Sucic titolare al posto di Mkhitaryan. In Cagliari Inter Sucic in panchina, in Inter Cremonese entra al posto di Mkhitaryan al 75esimo con Zielinski che invece resta in panchina. Quindi nella prima parte di stagione, nelle prime partite di Serie A, diciamo che così ad intuito
è sembrato che la prima alternativa a Mkhitaryan fosse proprio Sucic. Le cose però poi sono cambiate nel corso delle varie settimane, adesso ci arriviamo, perché poi in Roma-Inter c'è quel cambio particolare con Sucic che entra al posto di Bonni, con Frattesi che si sposta sotto punta, quindi Barella regista, Sucic e Frattesi appunto ad andare a fare il sottopunta, la sottopunta. Napoli-Inter, questa è un'indicazione relativamente a quello che stavo dicendo prima, un po' del vento che è cambiato perché si fa male Mkhitaryan, ma ad entrare al posto di Mkhitaryan è Zielinski, quindi primo cambio per Mkhitaryan dopo l'infortunio, dopodiché poi Chivu cambia tutto il centrocampo ed entra Sucic a sinistra, Frattesi a destra e Zielinski che va a fare il regista. Discorso diverso in Champions League, nell'ultima contro l'Union Saint-Gilloise, Frattesi a destra, Çalhanoğlu in regia e Zielinski a sinistra al posto di Mkhitaryan. Contro lo Slavia Praga, Zielinski a destra, Çalhanoğlu a sinistra, Çalhanoğlu in regia e Sucic sulla sinistra. Contro l'Ajax invece mediana titolare Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella, poi anche qui nel secondo tempo cambia tutto il centrocampo, entrano Zielinski che va a prendere il posto di Çalhanoğlu in regia con Sucic a sinistra e Frattesi a destra. Perché ho voluto fare insomma tutto questo sermone su quelle che sono state tutte le scelte di Chivu finora in mediana? Perché l'impressione è che Chivu abbia fatto un po' una sorta di mescolacarte, no? Ha alternato Sucic, Frattesi e Zielinski in diverse combinazioni. Nella prima parte di stagione abbiamo visto molto spesso Sucic al posto di Mkhitaryan, nell'ultima parte invece l'impressione è che la fiducia di Chivu per quel ruolo lì sia andata a riporsi poi su Zielinski, che in realtà nel momento in cui poi si è ritrovato in campo anche con Sucic è scalato in cabina di regia. È un'indicazione questa secondo me molto importante, perché l'impressione è che Chivu abbia voluto dare subito grande fiducia a Sucic, che è stato in grado anche di ripagarla perché ha fatto delle buone prestazioni, nonostante fosse appunto l'esordio in maglia Inter, ma che a un certo punto, come è normale che sia, e questo non vuole essere un processo a Sucic, ma semplicemente delle considerazioni naturali per un giocatore che sta trovando il suo spazio in una nuova squadra, Chivu ha individuato anche quelli che sono i limiti di Sucic. E non a caso in Inter Sassuolo, in conferenza stampa dopo Inter Sassuolo, Chivu aveva parlato così di questo giocatore, dicendo Sucic è un bel giocatore, abbiamo tutti centrocampisti importanti, ha grandi margini di miglioramento, deve mettere anche un po' più di forza, nei duelli è un po' leggerino, ma qualità l'ha fatto vedere, poi è molto giovane e con i giovani bisogna accettare anche alti e bassi, quindi il limite diciamo di Sucic, secondo Christian Chivu, è proprio la resistenza ecco, nei contrasti, nei duelli, che appunto ha dimostrato di essere un po' così leggerino, come ha detto il mister, però sono aspetti sui quali sicuramente questo giocatore potrà migliorare. E forse anche per questo che poi si è affidato, no, tra alti e bassi, si è affidato un po' di più anche a Zielinski, che è sicuramente un giocatore con più esperienza e che tra l'altro sta, come dicevo all'inizio, ritrovando un po' la sua dimensione in questa stagione rispetto alla scorsa, che è stata sicuramente sotto le aspettative anche per via della condizione fisica. Su questo discorso comunque relativo alle rotazioni in mediana, all'inizio vi ho detto vediamo se ci sarà un nome per sostituire Mkhitaryan o più nomi. Io onestamente credo che ad oggi Christian Chivu in virtù dell'assenza di Mkhitaryan riuscirà comunque a continuare sulla stessa linea, nel senso che vedremo ancora delle rotazioni con varie combinazioni per andare a cercare di capire qual è il giusto equilibrio, qual è diciamo, l'assetto che poi porta al giusto equilibrio. Quindi io non mi sento di dire che ad oggi Zielinski è diventato il sostituto naturale di Mkhitaryan perché Sucic ha mostrato dei limiti, non mi sento neanche di dire che Sucic è appunto la prima scelta a livello gerarchico per sostituire Mkhitaryan con Zielinski che entra solo eventualmente se poi deve andare a fare il regista, Frattesi che comunque sappiamo che molto spesso viene schierato a destra al posto di Barella, quindi a volte, cioè, dipende anche lì perché può giocare anche dall'altra parte, ma forse ecco, le prime due alternative a Mkhitaryan effettive sono proprio Sucic e Zielinski. Mi sento di dire appunto che continuerà ad esserci un po' questo
questo turnover, queste rotazioni tra i 2 giocatori, in modo tale che Sušić vada a limare un po' quelli che sono i difetti, che possa fare la sua esperienza e possa anche "approfittare" tra virgolette dell'assenza di Mkhitaryan per avere più spazio, e Zielinski che continueremo secondo me a vedere molto in questa stagione. Ho lasciato per ultimo il discorso di Diouf, non per caso, perché nella conferenza stampa pre-Napoli-Inter Chivu ha detto una cosa importante su questo giocatore. Vi mando le dichiarazioni, perché alla domanda su Luis Enrique poi, appunto, su Luis Enrique Diouf, Chivu ha risposto in questo modo, parlando di questi 2 giocatori come, giocatori che hanno margini di crescita, e questo va bene, ma una frase molto importante è stata questa, perché Chivu dice: "Ad oggi non li reputo ancora pronti". Questo non vuol dire che non possano esserlo, devono ancora, adattarsi all'impatto con la Serie A, all'impatto con il calcio italiano. Forse avendo tutte queste partite ravvicinate ho passato meno tempo con loro ad ascoltarli, però sono 2 giocatori validi che riusciranno anche a sbloccarsi, perché hanno qualità e la fanno vedere, tutti i giorni. Il passaggio sulle tante partite, il passaggio sui tanti impegni secondo me continua ad essere un'indicazione, perché Chivu non avrà molto tempo anche da adesso in poi, cioè gli impegni sono tanti, gli impegni sono ravvicinati, e forse, per quello che ha detto lui, l'impressione è che veramente non ci sia tempo e modo, se questi giocatori non sono ancora pronti, di vederli forse come ci aspetteremmo di vederli, no, sono 2 nuovi acquisti, 2 nomi sui quali sì, son tanti punti interrogativi, ma c'è anche tanta curiosità. Credo che queste dichiarazioni di Chivu però ci portino a pensare che forse, soprattutto Diouf, sarà un giocatore che vedremo veramente a mozzichi e bocconi, come si suol dire, in partite magari già blindate, in situazioni magari già archiviate, come può esserlo stato anche la prima partita contro il Torino, per dare modo a loro di mettere minuti nelle gambe, di orientarsi all'interno dell'assetto Inter, ma senza mai, diciamo, essere forse delle pedine, che vengono impiegate soprattutto in momenti delicati. Questa è un po' la mia impressione. So che è un limite, perché comunque si tratta di nuovi acquisti, sto facendo molto riferimento a Diouf, sto parlando al plurale perché Chivu aveva parlato anche di Luis Enrique, ma in questo caso specifico mi riferisco molto più a Diouf, e appunto credo che comunque nelle gerarchie, lui continui ad essere, un po' l'ultima scelta purtroppo, perché, appunto a livello di affidabilità forse Chivu non si sente ancora tranquillo, relativamente a questo giocatore. Ma ditemi voi cosa pensate al riguardo, ditemi voi anche se c'è uno tra questi giocatori che in realtà secondo voi meriterebbe di essere la prima alternativa a Mkhitaryan. Chi è che vi ha convinti di più tra Sušić magari e Zielinski in questo avvio di stagione? Insomma, le vostre sensazioni a riguardo. Vi aspetto quindi nei commenti, come sempre vi leggo, e poi ci risentiremo anche in diretta dalle 19:30 qui su Passione Inter. Nel mentre io vi ringrazio ovviamente, lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.